E sì, cari amici del tubo, questa volta ci tocca un argomento bello piccante. Erano gli anni 50, l'America puritana ed ingenua dell'epoca ancora non aveva sentito parlare della rivoluzione sessuale, delle contestazioni studentesche e della guerra del Vietnam. Le foto delle ragazze in lingerie e semisvestite venivano considerate scandalose per la rigida società statunitense del dopoguerra. Ed è proprio in questo contesto che Betty May Page, conosciuta solo come Betty Page, vero e proprio simbolo di bellezza e femminilità, raggiunge il picco più alto della sua popolarità, divenendo un'icona pop destinata ad attraversare i decenni e ad influenzare il look di tante pop star come Katy Perry, Madonna e Rihanna. Durante la Prima Guerra Mondiale, per iniziativa di Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, venne istituita la Division of Pictorial Publicity, con l'intento di creare immagini e stimoli visivi che inducessero i giovani americani ad arruolarsi. Sulle riviste dell'epoca e sulle carlinghe dei cacciabombardieri incominciarono a comparire le foto di ragazze procaci e sorridenti in abiti succinti. Era nato il fenomeno delle pin-up, ma l'esistenza di Betty May Page nei primi anni di vita non fu affatto sorridente. Nata nel Tennessee a Kingsport il 22 aprile del 1923 da Walter Roy Page e Edna May Pirtle, dovette lottare sin da subito contro l'indigenza ed un padre che le riservava delle attenzioni particolari. Non era certo uno stinco di santo il caro vecchio Walter. Passò 2 anni in carcere per un furto d'auto e molestò tutte le sue figlie femmine, compresa la piccola regina delle pin-up. Betty Page dichiarò molto tempo dopo che il padre aveva iniziato a molestarla sessualmente quando lei aveva ancora 13 anni. Da adolescente Betty, imitando le star del cinema, apprese diversi stili di trucco, imparò a disegnare e cucire abiti e ad acconciarsi i capelli, tutte doti che le sarebbero tornate utili in seguito. Ma Betty era anche una valida studentessa. Mancò per un soffio la borsa di studio che le avrebbe consentito di frequentare senza troppi patemi d'animo l'università. Ma questo non impedì alla ragazza di diplomarsi brillantemente e poi di laurearsi per diventare insegnante. Paradossalmente la sua apparenza fisica divenne un ostacolo per la giovane maestra del Tennessee, poiché non riusciva a tenere a bada i suoi studenti, in particolar modo i ragazzi più grandi. Durante il corso di laurea aveva iniziato a studiare recitazione, sperando di diventare una star del cinema, ma poi sposò Billy Neal, un suo compagno delle scuole superiori, ad appena 20 anni, poco prima che lui partisse per il fronte della Seconda Guerra Mondiale. Divorziarono nel 1947. Alla fine del 1947, inseguendo il suo sogno di diventare una star del cinema, Betty si trasferì a New York, dove riuscì ad ottenere solo piccoli ruoli in commedie di basso livello. Ma la svolta nella sua carriera arrivò nel 1950, grazie ad un incontro fortuito su una spiaggia di Coney Island con Jerry Tibbs, agente di polizia con la passione per la fotografia artistica. Fu lui ad indirizzarla verso la carriera di fotomodella, suggerendole di adottare uno stile da pin-up e la famosa acconciatura con la frangia che sarebbe diventata nel tempo il suo marchio distintivo. Betty, che in quel periodo per sbarcare il lunario faceva la segretaria negli uffici dell'Eastern Airline Buildings a Rockefeller Plaza, incominciò a posare nei camera clubs, dei locali dove era possibile fotografare modelle nude, spacciando quegli scatti per foto di nudo artistico, così da aggirare le leggi sulla pornografia. Le sue pose disinibite e la disinvoltura di fronte alla macchina fotografica la resero molto popolare nell'ambito della fotografia erotica. Le foto di Betty cominciarono a comparire sulle copertine delle riviste per soli uomini. Dal 1952 fino al 1957 Betty fu la musa ispiratrice del fotografo Irving Clow. Realizzò per lei un catalogo di immagini a tema bondage e BDSM.
Le foto poi venivano regolarmente distribuite e acquistate nel circuito delle vendite per corrispondenza e trasformarono Betty in una star di quel settore, la prima famosa modella di bondage con il suo abbigliamento di pelle nera e le sue pose sadomaso. Chloe realizzò anche alcuni cortometraggi con le stesse tematiche che la vedevano protagonista, dai quali sono stati tratti degli scatti fotografici che sono diventati delle vere e proprie immagini iconiche divenute popolari in tutto il mondo. Per quanto queste produzioni clandestine avessero lo stesso stile rozzo dei film pornografici dell'epoca, in nessuna delle foto tratte dai cortometraggi o dai servizi fotografici c'erano scene di sesso esplicito. Nel 1954 Betty era ormai la più famosa pin-up di New York e dopo aver recitato in teatro ed aver partecipato ad alcuni programmi televisivi, durante una vacanza a Miami incontrò Bunny Yeager, un'ex fotomodella che stava avviando la sua carriera nel campo della fotografia artistica. Bunny le propose di posare per lei nel parco naturale di Boca Raton, in Florida. Ne venne fuori uno shooting fotografico fra i più celebrati, The Jungle Betty. Il vestito di pelle di leopardo fu cucito dalla stessa Betty, che era solita produrre autonomamente gli abiti per le proprie sessioni fotografiche. Bunny Yeager inviò le foto a Playboy e da quel momento Betty Page divenne una vera e propria ossessione per Hugh Hefner, l'editore americano fondatore della storica rivista. Hefner fece scritturare Betty come Playmate del mese e la scelse come modella per il poster del secondo anniversario di Playboy. Betty Page riuscì a restare sulla cresta dell'onda fino al 1957, un vero miracolo considerata la durata media della vita professionale di una fotomodella dell'epoca, quantificabile in pochi mesi. Oltre ai suoi matrimoni terminati sempre con un divorzio dopo pochi anni, la vita di Betty Page fu costellata da vari flirt omosessuali, il più celebre dei quali, con l'attrice Katharine Hepburn, viene descritto in un capitolo del libro Hollywood Babylon Strikes Again. Katharine Hepburn comparve in camera vestita con un paio di pantaloni e una camicia bianca da uomo. All'inizio ero così stupita che non riuscivo a parlare, racconta Betty Page. Era una delle mie attrici preferite e l'avevo amata in La Regina d'Africa. Aveva solo un po' di rossetto brillante e nient'altro. Ma Betty nel libro si rifiuta di raccontare cosa accadde esattamente quella sera tra lei e la Hepburn. Conclude il racconto dicendo: «Non ho fatto altro che rilassarmi e chiudere gli occhi. Ha fatto lei tutto il lavoro». In seguito Betty Page dichiarò che avrebbe potuto rendere pubblica la storia, ma non voleva deludere i suoi fan, che la consideravano la massima espressione della femminilità e dell'erotismo. Nel 1958, con 2 matrimoni falliti alle spalle, Betty si ritirò dalle scene. Nessuno all'epoca riuscì a comprendere il vero motivo che si celava dietro quella sua decisione così repentina. Probabilmente ebbe un enorme peso la convocazione da parte del Comitato Antipornografia, istituito dopo il decesso di un ragazzo apparentemente morto durante una sessione di bondage, che la espose alla gogna mediatica e che portò alla fine del commercio di fotografie a tema bondage e sadomaso spedite per posta. Negli anni successivi al suo ritiro tentò disperatamente di partire come missionaria in Africa, ma nessuna comunità cristiana accolse le sue richieste. Così cominciò la sua lenta ed inesorabile discesa negli inferi. Tormentata dai demoni che le facevano dire voci e compiere gesti violenti, dopo aver aggredito la sua padrona di casa con un coltello, fu rinchiusa in un istituto psichiatrico perché affetta da schizofrenia paranoide. Ne uscì solo 14 anni dopo, nel 1992. Negli anni 50, illustratori come Eric Stanton si lasciarono ispirare da Betty per la realizzazione delle loro opere, ma un rinnovato interesse nei confronti di questa icona pop arrivò alla fine degli anni 70. Alcuni artisti esposero le loro collezioni di dipinti dedicati a Betty Page e Olivia De Berardinis, nota illustratrice, proprio in quel periodo curò la campagna pubblicitaria di Fiorucci, utilizzando l'immagine di Betty Page come mezzo promozionale. Le illustrazioni della De Berardinis nel 2006 vennero raccolte in un volume di grande successo, Betty Page by Olivia, con la prefazione di Hugh Hefner. Agli inizi degli anni '80 il fumettista Dave Stevens si ispirò a Betty Page per creare graficamente la donna amata dal suo eroe, Cliff Secord, il celebre Rocketeer.
La moda fetish inondò prepotentemente il mercato con corsetti e tacchi a spillo e vennero stampati volumi che raccoglievano le foto del periodo dei camera clubs. La sua immagine venne utilizzata per un'infinità di libri e riviste e usata per ritratti e fumetti. E tutto ciò avvenne all'insaputa della povera Betty, che non avrebbe guadagnato un centesimo dalla sua ritrovata fama senza l'aiuto dell'amico editore Hugh Hefner. In un'intervista telefonica del 1993 alla trasmissione Lifestyles of the Rich and Famous, Betty Page dichiarò al conduttore Robin Leach che non era a conoscenza della rinascita della sua popolarità, affermando che era senza un soldo ed inseguita da una pessima reputazione. Morì di polmonite nel 2008 senza aver mai più consentito a nessuno di farle una fotografia. Voleva rimanere eternamente giovane e bella nei ricordi dei suoi ammiratori, come era ai tempi d'oro. Il mito di Betty Page, oltre che nelle varie serie a fumetti, è stato raccontato al cinema per ben 3 volte, con altrettanti biopic. Betty Page, Dark Angel, regia di Nico B. del 2004. La scandalosa vita di Betty Page, regia di Mary Harron del 2005, e La vera vita di Betty Page, un docufilm di Mark Mori. E così siamo giunti al termine di questo viaggio nella travagliata esistenza di un'icona pop che ha segnato un'epoca e che ha continuato nel tempo ad influenzare le nuove generazioni con il suo stile unico. Come sempre vi ricordo di condividere questo video se l'avete trovato di vostro gradimento, di mettere un like, lasciare un commento e di iscrivervi al mio canale. Ci rivediamo fra qualche giorno con un nuovo imperdibile video. Ciao!